Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi torneremo a parlare del vostro argomento preferito, i moduli, perché ho studiato questo fine settimana per voi un modulo molto interessante da utilizzare con uno stile di gioco squadra un pochino insolito per quanto mi riguarda, poiché come voi ben sapete di solito utilizzo il contropiede o il contrattacco. Quest'oggi invece andremo a parlare di un altro stile di gioco con questo modulo veramente micidiale. Attualmente milito in seconda divisione e mi ci sto divertendo parecchio. Prima di andare avanti e di farvi vedere di che cosa sto parlando, vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Passando al link che trovate in descrizione nel canale o anche in questo video, supporterete semplicemente il canale. A voi non costa niente di più, non costa nemmeno veramente un centesimo, è semplicemente un modo per supportare il mio canale. Gamivo è una piattaforma, per chi non la conoscesse, dove possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo, quindi a livello di PlayStation Card, videogames, Xbox Card, insomma tanti prodotti videoludici, mentre Amazon la conosciamo già. Sono aperti anche gli abbonamenti. Quelli hanno un costo che è irrisorio, parliamo di pochissimi euro, 1-2 euro, però diciamo che per voi non cambia nulla, mentre per me è un motivo di crescita, oltre che comunque facendo l'abbonamento avete chiaramente tanti contenuti esclusivi dedicati solo per voi, con dei video anche privati solo per voi. Andiamo ragazzi subito a vedere di che cosa stiamo parlando. A parte questo Roberto Carlos che è uscito bellissimo. Andiamo a vedere questo modulo ragazzi, un classico rombetto fondamentalmente da possesso palla ma da contropiede, cioè un possesso palla da contropiede, appunto come ho scritto, perché ragazzi è un modulo che è vero che ci permette di fraseggiare, però guardate quanti giocatori comunque in attacco abbiamo, cioè abbiamo praticamente 1, 2, 3, 4, 5 giocatori ragazzi, e 5 giocatori comunque dietro che ci permettono di fraseggiare, perché comunque anche Digno con De Paul ma anche Messi tenderanno quindi a venire incontro per farci dare la palla, e allo stesso tempo però saranno propositivi in fase di attacco quando andremo ad attaccare, perché chi si accentra, chi si allarga, chi si inserisce, insomma crea un bel po' di confusione nella difesa avversaria. Partiamo ragazzi dal portiere, check, io ho lui, è il più forte in assoluto secondo me a livello dei portieri, quindi utilizzo lui. Se non avete lui chiaramente va benissimo anche un altro portiere. Sul portiere non ci sto molto a perdere tempo, perché ognuno di noi magari ha il proprio preferito e quindi lascio a voi la libertà di scelta. Centrali ragazzi, io metto sempre un incontrista, in questo caso con un terzino difensivo, anche se andrebbe benissimo anche un incontrista con uno sviluppo. Questo incontrista Van de Ven molto velocissimo, velocissimo, un grande contatto fisico, poi insomma lui anche fisicamente già di suo è una bella bestia. Vi consiglio ragazzi, mi raccomando, velocità. Quando scegliete i difensori da mettere, mi raccomando, veloci, perché attualmente il gameplay è diventato più veloce, quindi abbiamo bisogno di più velocità anche da parte dei difensori, quindi non basta solo il fisico. Maldini ragazzi, terzino difensivo, ma che è fortissimo sto Maldini. Se avete un altro terzino difensivo, vedi ad esempio Costa Curta che può fare anche il centrale, o uno sviluppo, va bene uguale. Io ad esempio lo alterno, magari per dire mi porto a volte Beckenbauer o un altro giocatore sviluppo, va benissimo. L'importante anche lì ragazzi, devono avere velocità, non devono essere lenti, anche lui è abbastanza veloce, 91 comunque è un'ottima carta. Qui gioco con un altro DC che appunto è Costa Curta, anche lui terzino difensivo, ma che comunque ho notato che i terzini difensivi messi da DC tendono a comportarsi un po' simil sviluppo, quindi tendono a rimanere più in posizione, quindi magari a fare il raddoppio di marcatura piuttosto che uscire prima sull'uomo, come magari invece potrebbe fare un incontrista o un frontale extra. Sconsigliato ragazzi, non vi consiglio di mettere magari 3 incontristi, 3 frontali extra, ma di averne massimo uno di incontrista. Se ne mettete 2 devono essere sfalsati, cioè per dire incontrista, sviluppo, incontrista, perché altrimenti ragazzi rischia che avete poi una parte di difesa che durante la partita salga per riconquistare palla e voi però nel frattempo dietro avete un buco enorme, quindi
A destra ragazzi un terzino mattatore, ma va benissimo anche un terzino offensivo, poi andremo a vedere anche le istruzioni individuali. Se preferite un terzino difensivo va bene comunque, se proprio volete che stia lì fisso, che faccia proprio da, diciamo, quarto difensore proprio, va bene. Io uso questa versione di Arnold perché l'ho trovata, mi piace molto, quando sale comunque ha dei bellissimi, fa dei bellissimi cross, quindi. Poi mediano ragazzi io ci metto un collante, perché secondo me con questa tipologia di rombo, quindi dove ho 2 trequartisti e una seconda punta, quindi non ho dei veri e propri centrocampisti, secondo me è giusto che ci sia un collante in modo tale che rimanga proprio lì a far da filtro. Va bene eventualmente anche, ad esempio io mi porto Vieira, e qui è un incontrista, e va benissimo anche lui, però a quel punto dobbiamo dargli assolutamente la carta difensivo, come ad esempio se ci mettiamo un onnipresente, cioè faccio l'ipotesi, ci metto un Kanté o un Matthaus, adesso i primi due che mi sono venuti in mente, devo dargli la carta difensivo, perché altrimenti ragazzi l'incontrista, come anche un po' l'onnipresente, andranno un po' in giro a cercarsi il pallone, ma nel frattempo qui in mezzo ci lasciano troppo scoperti, considerando che già abbiamo una seconda punta e 2 trequartista. Qui ragazzi metto un giocatore chiave. Questo De Paul per me è diventata una pedina che mi viene molto male togliere, perché fa bene sia la fase di attacco che quella di difesa, fa gol, c'ha un bellissimo tiro a giro nonostante non abbia tutta questa gran ha solo 82 di tiro a giro, però ragazzi credetemi che da lontano tira dei grandi tiri a giro e spesso e volentieri fa pure gol, quindi dall'altra parte ragazzi una la prolifica. Qui possiamo giocarcela in queste maniere, se non abbiamo questo Digno, chiaramente che se avete lui mettete lui perché è strepitoso, ma se non abbiamo lui possiamo scegliere di metterci ad esempio un regista creativo e quindi creare proprio più un'area di palleggio con il mediano, un trequartista, un regista creativo che tenderà a stare un pochino più in posizione rispetto a un giocatore chiave, oppure possiamo metterci, magari possiamo trasformarlo in CC e magari per dire metterci un tra le linee, un onnipresente, oppure un altro giocatore chiave. Teniamo però presente ragazzi che con 2 giocatori chiavi tenderanno per tipologia di carta a salire molto, quindi quasi ad affiancare Messi, e potrebbe essere interessante dal punto di vista offensivo perché creiamo diverse soluzioni, ma quando poi andiamo a difendere ragazzi potremmo rischiarci qualche volta di trovarci solo con il mediano e quindi avere una difesa un pochino scarna in quel momento, e dobbiamo a quel punto essere bravi in difesa a giocarcela bene, quindi non far uscire subito il DC, magari muovere il più possibile il mediano, quindi diventa un pochino più complicata. Poi ragazzi Messi attaccante di rientro, questa carta è incredibile, se non avete lui chiaramente attaccante di rientro va bene anche un altro attaccante di rientro, l'importante ragazzi è che abbia questo body type, queste caratteristiche, quindi che sia abbastanza veloce, che sia un po' un furetto, ecco, un po' come Messi fondamentalmente nella realtà, che si infila, scarta, dribbling, che si inserisce, deve fare quel tipo di gioco, ecco. C'è ad esempio una versione di Sanchez che io ho attaccante di rientro molto forte e che potrei usare anche lui. Oppure ragazzi un'altra soluzione qui potrebbe essere un classico numero 10. Classico numero 10 ragazzi va bene perché con 2 punte opportuniste che comunque spesso e volentieri cercheranno uno scambio, il classico numero 10 sta in posizione, quindi può diciamo smistare bene i palloni per i 2 opportunisti. Davanti ragazzi io vi consiglio 2 opportunisti con delle spiccate capacità di finalizzazione, molto veloci anche qui perché devono bruciare la difesa avversaria, e queste 2 carte sono incredibili. Se non avete loro chiaramente vanno bene anche 2 altri opportunisti. L'importante ragazzi è che facciano gol e che siano veloci. Uno su tutti che mi viene in mente, che invidio tanto a chi ce l'ha, è quel Romario uscito qualche tempo fa, perché veramente non è forte fisicamente, però ragazzi quando parte che si infila diventa veramente complicato da fermare, da prendere anche per i difensori più tosti, insomma. Un'altra soluzione ragazzi, una piccola variante di questo modulo potrebbe essere far questo, quindi mettere una seconda punta qui opportunista e la punta attaccante di rientro davanti. Questo perché questo movimento diciamo un po' scombinato potrebbe creare delle voragini all'interno della difesa avversaria.
perché consideriamo che in questo momento avremo un attaccante, quindi una seconda punta come Rummenigge opportunista che si inserirà, mentre un attaccante di rientro che tenderà a fare il movimento opposto, quindi appunto a tornare indietro verso il centrocampo. Quindi questo movimento potrebbe liberare degli spazi, oltre che comunque spesso e volentieri si troveranno appunto invertiti questi due, e darà così la possibilità anche a De Paul e Digno di salire e veramente di attaccare con 5 giocatori, ragazzi. Quindi si possono creare delle situazioni interessanti. Per chi vuole essere un pochino più attendista, un pochino più meno sbilanciato, consiglio a questo punto di mettere magari un trequartista e un CC, oppure 3 trequartisti, per dire, mettiamo Rummenigge anziché seconda punta, lo trasformiamo in trequartista. Ricordiamoci, ragazzi, che siamo con il possesso palla, quindi come si muove la squadra con il possesso palla, dobbiamo cercare molto il fraseggio, quindi non sarà una squadra super altissima, quindi che cercherà come con il contropiede di recuperare subito palla per ripartire, ma sarà una squadra un pochino più attendista che quando recupera palla cercherà più frequentemente il palleggio, quindi i giocatori non tenderanno a buttarsi troppo in avanti, ma staranno più vicini per cercare di palleggiare. Poi, ragazzi, istruzioni individuali molto semplici: il difensivo sul mediano, perché come abbiamo detto prima dobbiamo avere un mediano che stia lì fermo davanti alla difesa a far da filtro. Il difensivo in questo caso sul terzino destro, perché è un mattatore, quindi tenderà comunque a salire, ma se mettiamo un terzino difensivo a quel punto possiamo anche non dargliela. Il contropiede su Mbappé e l'altro contropiede su Rummenigge. Ragazzi, queste sono le istruzioni, oppure se vogliamo possiamo darlo anche solo a una punta. È un modulo, ripeto, molto divertente, a me mi ha portato in Divisione 2, attualmente ci sto giochicchiando un pochino lì. Poi è ovvio, ragazzi, che con il possesso palla in certe situazioni della partita, in certi momenti saremo un pochino meno offensivi, perché l'azione dobbiamo costruirla piano piano, però gli avversari non sempre sono della stessa idea, quindi di farci costruire. E allora bisogna appunto cambiare. Una valida alternativa al possesso palla potrebbe essere il contrattacco, che comunque è una via di mezzo fra il possesso e il contropiede. Però, ragazzi, messo in questa maniera con il possesso palla, credetemi, riuscite a costruire anche tante occasioni di ripartenza, proprio perché sì, possesso palla, ma è un modulo molto verticale, quindi si tenderà spesso e volentieri ad andare in verticalizzazioni facili, quindi con giocatori sempre davanti a noi, e cercare di scambi veloci, quindi gli 1-2 grazie al possesso palla. Provatelo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!